Buongiorno a tutti e benvenuti su questo mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi, approfittando della bella giornata, volevo presentarvi e parlarvi di questa orchidea speciale. È un dendrobium, appartiene al genere Dendrobium e si chiama Dendrobium kingianum. Il Dendrobium kingianum viene dall'Australia. Oddio, questo in particolare è stato allevato in serra e viene da un vivaista. L'origine della pianta è dell'Australia, vive nella parte orientale dove ci sono le coste rocciose, quindi diciamo che è una pianta che vive o come epifita o come lidofita, cresce sulla roccia, sugli anfratti delle rocce. È una pianta spettacolare perché in ambiente riesce a stare a temperature estreme, sia verso il caldo che verso il freddo. Una pianta che dà soddisfazione, si riproduce tantissimo. Pensate che tutto quello che vedete in questo video parte da un'unica pianta che ho acquistato. Questa pianta portata dalla serra al terrazzo, ho avuto un momento di adattamento per farla crescere e per farla adattare, e poi si è riprodotta o dai getti che vi sto indicando, o addirittura si riproduce attraverso i keiki. I keiki sono, ecco, sulla parte delle foglie ci sono delle gemme che poi ripartono, quindi può ripartire o dalla base o può ripartire dal ramo stesso, alla fine del fiore, alla fine del ramo. C'ha questi getti che praticamente non è altro che una piantina, una piantina nuova, eccola qua. La piantina, quando ha delle radici sufficientemente lunghe, almeno 4, 5, 6 cm, si può staccare e poi ecco viene fuori tutto quello che ho fatto io. Da una piantina ne vengono fuori non so quante, tantissime. La caratteristica, eccone qui un'altra, ma ne fa tante, sono chiamati keiki, ecco, chiaramente vanno staccati quando la radice è sufficientemente lunga, perché se no non riuscirebbe ad attecchire come pianta. Si può coltivare anche zatterandola, mettendola su un supporto che potrebbe essere un tronco, un sughero. Diciamo che è facile farla vivere, un pochino più difficile farla rifiorire perché ha bisogno di cose particolari. Diciamo che per farla rifiorire, e il fiore è bellissimo, è uno dei più profumati, e la cosa speciale è che il fiore profuma durante il giorno, sotto il sole durante il giorno il fiore dà il massimo del profumo. Fa uno stelo con parecchie fioriture, insomma. Va dal bianco al giallo al rosa, è bellissimo come colore, soprattutto il profumo, ma ecco, dovete beccare la giornata, più c'è sole e più la pianta profuma, e questo è bellissimo. È una pianta che richiede molta acqua durante il periodo estivo e richiede uno sbalzo termico e un periodo di riposo d'inverno, ecco, la fioritura dipende solo da questo. Praticamente se noi in novembre e dicembre dobbiamo metterla a freddo, freddo significa anche 5 gradi. Diciamo che questa l'anno scorso l'ho tenuta praticamente sempre fuori, è andata anche a -2. Chiaramente a -2 meno acqua già e meno facciamo soffrire la pianta, perché ecco, durante l'estate possiamo dare l'acqua in quantità, il periodo invernale no. Guardate che spettacolo come pianta. Penso che possa essere quasi definita infestante perché si riproduce tantissimo, quindi. Però nonostante tutto, che vedete tutta questa quantità di piante, ha delle radici sottilissime, e le radici sottilissime vanno sapute gestire. Io, questa è la ragione dei miei video, metto tutto in fibra di cocco. Ho fatto il video proprio per farvi vedere che è in fibra di cocco nei vasi di plastica, è in fibra di cocco nei vasi di terracotta. Per me è facile gestirlo la fibra di cocco perché praticamente l'acqua che dai è veramente poca, non deve uscire dal sottovaso, non uscirà mai con la fibra di cocco l'acqua dal sottovaso, perché la quantità giusta è quella che copre il livello superficiale, cioè quando il livello superficiale della pianta è asciutto aggiungo acqua, quindi non è difficile come coltivazione. Ecco, il periodo del riposo, novembre-dicembre, pochissima acqua, anzi questa, siccome ha uno pseudobulbo alla base, se vedete sono delle canne con una parte più cicciotta alla base, la pianta riesce a immagazzinare acqua. Considerate che in natura questa pianta riesce a stare mesi senza acqua. La radice sta a contatto con la roccia, quindi anche a 40 gradi la pianta non dà assolutamente difficoltà, ecco perché la tengo fuori estate e inverno. Se vedete a sinistra ci sono i Cymbidium, è una pianta che sta benissimo con i Cymbidium.
quindi non ha di difficoltà. Importante è la ventilazione, perché è una pianta che se non c'è il ristagno dell'aria comincia a avere problemi poi sulle foglie. Se vedete qualche foglia che è un po' rovinata è normale, non la tratto, la lascio stare, casomai sacrifico la foglia ma non sacrifico la pianta, e dà tanta soddisfazione. Mi sembra che c'è qualcuno dietro, eccolo qua, questa qui è la pianta, vedete bene, le canne della pianta sono talmente piene d'acqua che la pianta, se sta 2 mesi senza acqua, non dà assolutamente problemi. Questo, ecco qua, abbiamo fatto vedere tutto quello che è la crescita della pianta, ma considerate solo che da una ne sono diventate tutte queste, quindi diventa veramente facile. C'è qualcuno dietro che mi osserva, il solito amico Fritz Schomburg, di cui ho fatto un video, un Pragmipedium, è bellissimo, ve lo volevo far vedere. C'è il vetro, perché quella è la parte interna delle finestre di casa. Questa, come dicevo prima, è una finestra esposta ad est, quindi non ha difficoltà a prendere il sole. La pianta prende sempre il sole, d'inverno lo prende nelle ore più della mattina, quindi ecco, dalle 7:30 a 8. D'estate lo prende nelle ore quasi centrali. La pianta non ha assolutamente problema. Se vedete le foglie che sono un pochino più viola, un pochino più rossicce, quello è il livello di luce giusta. Il livello di luce giusta lo indica la foglia quando diventa rossiccia. A quel punto capite che sta ricevendo la quantità di luce essenziale. È bellissima, spero di avervi invogliato a tenere, oltre che solite piante d'appartamento, anche qualcosina di diverso, perché, ripeto, la facilità di coltivazione è estrema. L'unica cosa è prendere un po' di dimestichezza con le radici. A presto!